Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale in primis. Prima di cominciare con questo contenuto, ovviamente stamattina mi sono alzato con il telefono pieno di messaggi. Hai sentito Gianni? Stiamo prendendo De Bruyne, Mann è andato in Inghilterra a trattare per il centrocampista del City, chi invece non ci credo nemmeno se lo vedo e quando viene, eccetera, eccetera. Andiamo con calma, poi se dovesse essere una chiacchiera meno avanzata di come ce la stanno ponendo, il tempo farà il suo corso. Poi ci sono due paroline da spendere, sia per Vieira e sia per il suo agente, che diciamo dopo la sconfitta contro il Milan non hanno fatto altro che pensare alla partita col Napoli. Il suo agente ha parlato anche del nostro presidente, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, come sempre. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per chi passa per la prima volta sotto questo video, attivando la campanellina, così si resta aggiornati in maniera cronologica. Se vi piace il contenuto, un bel like fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a farlo girare. Detto questo, partiamo da De Bruyne e poi ci spostiamo su Vieira e il Genoa, perché poi c'è un campionato da andare a vincere e c'è uno scudetto da andarsi a prendere. Con calma, il Napoli ha messo nel mirino Kevin De Bruyne, in scadenza di contratto con il Manchester City a giugno e libero di firmare a parametro zero. Il direttore sportivo Giovanni Mann è volato a Manchester nelle scorse settimane per presentare il progetto tecnico all'esperto centrocampista belga, cercando di anticipare la concorrenza. 3 settimane fa facemmo un video per quanto riguardava la situazione Mann in Inghilterra, però la davano come notizia correlata a Osimhen, Højlund nello scambio e tutta quella chiacchiera lì. Invece, a quanto pare, era a trattare per Kevin De Bruyne. De Bruyne ha mostrato apertura al trasferimento, ma sta ancora valutando con calma insieme alla famiglia e al suo entourage. Anche nella luce dell'interesse di diversi club, sia in Premier League che all'estero, il Napoli, consapevole della complessità dell'operazione, resta fiducioso e spera in un sì definitivo per poi definire i dettagli economici dell'accordo. Il club azzurro lavora da oltre un mese sull'operazione e sta facendo il possibile per convincere il giocatore dell'importanza che avrebbe in un progetto ambizioso come quello partenopeo, in vista anche della prossima partecipazione alla Champions League. Allora, De Bruyne sicuramente, se si muove dal City, va in un club che gioca la Champions League, quindi non è questo che poi farebbe cambiare, sposterebbe, ecco, diciamo i pesi sulla bilancia. Però abbiamo anche letto che i figli sono nati a Manchester e sta decidendo con la famiglia, così come ci fanno sapere. Dal punto di vista economico, perché poi è tutto lì, è un'operazione che si potrebbe anche fare se ovviamente De Bruyne accetta un contratto a 5 milioni, un contratto alla Lukaku, un 6 milioni, e voi mi direte sì, ma poi porti a uno che comunque ha 33 anni, 34 anni a giugno, diversità di stipendio nello spogliatoio, eccetera, eccetera. Io questo problema non me lo pongo fin quando tu hai Conte sulla panchina, e per Conte si intende Conte, Oreali e tutto l'ambaradan. Non ci saranno situazioni in spogliatoio del tipo quello prende più di me, non esiste sta cosa, quello prende 6, io prendo 4. Assolutamente no. È una, diciamo che è una situazione a Napoli che potrebbe gestire sicuramente, diciamo, condizioni del genere con calciatori con diversi stipendi, anche perché stiamo parlando di un centrocampista che non lascia niente al caso, è un calciatore che è stato ed è ancora esageratamente forte, perché poi c'è anche chi no, ma quello è un calciatore finito, ma che ma fa 33 anni. Allora io sono d'accordo che il Napoli, perché ne abbiamo parlato anche sul canale, sono d'accordo che il Napoli deve svecchiare un tantino i vari Juan Jesus. Lukaku comunque non è che può tirare la carretta fino a 40 anni. C'è una fascia destra con Di Lorenzo che comunque va sostituito o va messo in condizioni di poter rifiatare di tanto in tanto a dovere. Però dal punto di vista economico io tutto questo problema non lo vedo, anche perché il presidente è stato molto chiaro: il monte ingaggi salirà da 83 milioni, da 83-85 se non vado errato, adesso non ho i numeri alla mano per poter essere preciso, salirà quasi fino a 110 milioni, quindi hai 20-25 milioni da poterti giocare per quanto riguarda far salire un tantino il monte ingaggi, e quindi adeguare chi vuoi adeguare nello spogliatoio, far salire alcuni stipendi che poi
ovviamente dopo la vittoria dello scudetto sicuramente e giustamente poi andranno tutti quanti a bussare a soldi. Ecco perché dal punto di vista dell'ingaggio il problema non me lo faccio, perché De Bruyne non credo che trovi poi chi gli dà gli stessi soldi, cioè finita l'avventura del City non è che vai da un'altra parte, perché De Bruyne prende 20 milioni e più all'anno, perché saranno 20 milioni, ma ho letto anche che ci sono 7-8 milioni tra sponsor e bonus vari, quindi sono cifre inarrivabili per quasi tutti, Perché poi non è che solo il Napoli non si può permettere i 30 milioni all'anno a De Bruyne, sono in tanti che non se lo potrebbero permettere. Ecco perché poi un progetto, un allenatore che comunque ha una campana di risonanza diciamo enorme, potrebbe spostare un attimo gli equilibri. Io sarei contentissimo in primis di vederlo con la maglia del Napoli dal punto di vista tecnico-tattico, perché De Bruyne a me piace tantissimo, ma non da ieri. Piacerà comunque, credo, a tanti di voi. Chi ha amato il calcio e chi l'ha visto giocare comunque sa perfettamente di chi stiamo parlando a livello tecnico. Poi, se ci si riesce ad accordare, ben venga. Ben venga, perché sarebbe veramente un colpo esagerato. Un colpo esagerato. Non vado a guardare nemmeno l'età, perché credo che a 33 anni, 34 a giugno, un paio di anni, 2 o 3 anni comunque li puoi fare ancora. Non voglio dire al 200%, perché poi cominciano a venire meno. Gambe, corsa, rapidità, lucidità, eccetera, è una cosa automatica. Però diciamo che ancora 2 anni al top credo che li abbia, e quindi ecco perché ti puoi anche spingere con un contratto 2 anni a 6 milioni per esempio, se proprio devi alzare tantissimo l'ingaggio, perché poi non lo convinci, se è una cosa solo di ingaggio. Poi abbiamo anche letto che la moglie, i figli sono nati a Manchester, ci sono tantissimi equilibri da tenere sotto controllo, e che giocano poi al sì o al no del centrocampista, eventualmente in maglia azzurra. Questo vi posso dire, perché poi non ci possiamo spingere molto più avanti, anche perché l'hanno data tutti la notizia, anche i vati del calciomercato, lo stesso Gianluca Di Marzio, eccetera. Però abbiamo anche visto nelle sessioni di mercato passate che possono passare anche per i maggiori canali determinate notizie. Non è detto che sia vero, ci sia qualcosa di molto ma molto vero, però se colleghiamo la situazione Manna un mese fa in Inghilterra, e uscì la notizia, stiamo vedendo di trattare Osimhen con la contropartita dallo United, e poi esce il Kevin De Bruyne ed eri lì anche al limite anche per andare a testare un attimo il territorio. Ben venga assolutamente, perché poi nel caso dovesse andare in porto una situazione del genere, di conseguenza sappiamo che sarà Conte l'allenatore dell'anno prossimo, senza che ci giriamo troppo intorno, perché il Napoli non è che va a fare un colpo del genere portando un centrocampista del genere in maglia azzurra, non sapendo poi chi è il tecnico dell'anno prossimo. Assolutamente, assolutamente no. Detto questo, passiamo a ciò che ci interessa, e il campionato da andare a vincere, da azzannare questo scudetto, senza farci prendere troppo da qualsiasi dichiarazione, perché ormai tutti quanti hanno il Napoli, diciamo, sulla punta della lingua. Lo stesso Parma, vedremo, abbiamo la partita col Napoli. Io mi aspetto pure che tra un paio di giorni esce la notizia del Cagliari, e la salvezza ce la giochiamo al Maradona. Andremo al Maradona per giocarci la permanenza in Serie A, perché poi, se ricollego un attimo l'intervista nell'immediato post partita di Vierà con le parole della gente che vado un attimo a recuperare, e allora vi siete messi veramente in testa di rompere le scatole. E noi siamo pronti. Noi siamo pronti, anzi il Napoli deve essere pronto, e senza, senza impaurirsi, senza poi dare peso a questi personaggi che dal nulla escono. Vierà fino a ieri che era Guardiola, all'improvviso Vierà nel post partita
dopo Genoa-Milan, persa per 2-1, andremo a Napoli per vincere. Cioè tu mo hai persa partita, la prima cosa che vai dicendo, no, andremo a Napoli per vincere, stiamo facendo bene, siamo in forma, eccetera, eccetera, eccetera. Che il Genoa è in forma, che il Genoa stia facendo bene, che il Genoa con Vierà ha trovato la quadra e ovviamente punti alla mano si è salvato, non è una novità, è una cosa oggettiva. Però che finisce una partita e tu vieni a dire andremo a Napoli per vincere, ma credo che l'avete vista l'intervista e il modo in cui viene detta. Comunque noi siamo pronti e così c'è anche la gente che sa zuppoppare ancora di più, come si potrebbe dire a Napoli. Ecco, dopo il capolavoro dell'Inter di ieri siamo in attesa dell'altra semifinale. Questa è un'intervista ovviamente post Inter Barcellona. Detto questo, il calcio è bello e imprevedibile, ad un certo punto salta tutto a livello tattico. Vieira ha fatto una carriera incredibile, ha vinto tanto, però è arrivato troppo presto al Milan e quella era una squadra top. Poi, dopo l'Arsenal, è tornato in Italia ed ha sempre pensato che se ci fosse stata l'opportunità di allenare l'avrebbe preso in considerazione. Quest'anno è arrivato il Genoa, veniva da una situazione abbastanza complicata, mi pare stia facendo bene, visto che il Genoa è salvo, privo di pressione e spesso accade che quando una squadra gioca senza pensare il risultato diventa pericolosa. Noi l'abbiamo già visto e l'ho anche detto ovviamente in un video un paio di giorni fa. La situazione è proprio questa, il Genoa senza pressione, una squadra che non ha niente da giocarsi e comunque ha la mente libera da qualsiasi preoccupazione, diventa complicata da affrontare, al di là dell'aspetto tecnico, può essere superiore, può essere diciamo meno bravo degli avversari, è una situazione che diciamo pesa tantissimo per quanto riguarda poi ciò che potrebbe essere il match. Il Genoa è salvo e quindi privo di pressione, dice l'agente di Vieira. Il Napoli però credo avrà una determinazione incredibile e Conte saprà motivare i suoi a dovere. Immagino quindi che ci sarà una gara molto difficile per il Genoa. La cosa che a me storce il naso è quando poi tirate in ballo il presidente, ma ci arriviamo. Gli azzurri avevano a favore la settimana tipo, dice la gente, perché il mercoledì il Napoli era davanti alla TV a guardare l'Inter, eccetera, eccetera, che poi non conta una beata mazza sul cammino scudetto, se hai la Champions, se hai le coppe o meno, perché comunque l'abbiamo visto, numeri alla mano e statistiche, non è certezza che tu con la settimana tipo, anzi, addirittura sono pochi i casi di squadre che giocando una volta a settimana si sono andate a prendere il tricolore. Detto questo, continua la gente. Il Napoli era davanti alla TV a guardare l'Inter battagliare in questo sprint finale. La freschezza del Napoli sta pesando. In Italia non ho assistiti in questo momento. Attenzione, in Italia non ho assistito in questo momento in Serie A. Ho Maxime Leverba al Vicenza. De Laurentiis è una persona complicata ed è un peccato che, perché se ci fosse la possibilità di fare un'operazione con un giocatore del Napoli con questa presidenza non lo porterei volentieri. Scusate la sincerità, ma è così. Allora, punto primo, l'agente di Viera si chiama Bruno Satin. Allora io è la prima volta che leggo il nome di Bruno Satin, quindi già, già credo, non è che stiamo parlando, non lo so, di Mendez o di Buonanima di Mino Raiola. Quindi, carissimo Bruno Satin, ma chi ci vuole fare affari con te, visto che tiene un giocatore al Vicenza, il resto l'avrei sparso per Europa, ma saranno tutte mese cartucce alla fine. Quindi perché, ecco, scagliarsi contro il presidente è una persona complicata ed è un peccato, perché poi torniamo sempre al fatto, no, con il presidente del Napoli non si può lavorare. Io mi auguro, quello che mi auguro, perché lo sapete e non da ieri, per quello che penso io del presidente è ovviamente la mia opinione, la conoscete già, e io mi auguro che quest'anno, al di là del titolo che dobbiamo andare ad azzannare, non facciamoci sfuggire questa occasione perché è ghiottissima, mi auguro che il Napoli faccia poi un altro mercato stratosferico, De Bruyne, non De Bruyne, perché ci sono tanti soldi da poter spendere. Mo' è uscita la notizia di De Bruyne e cavalchiamo la notizia perché ovviamente farebbe piacere tantissimo a me, poi
Non so a voi, mi fate sapere nei commenti cosa ne pensate di De Bruyne. Ci sono tanti soldi e il Napoli resterà competitivo anche l'anno prossimo e anche tra 2 anni. Quindi se voi, carissimi agenti, Bruno Satin o facsimili, se volete andare a contrattare con altre società, ma fatelo pure, ma chi vi vuole? Chi vi vuole? Siete senza calciatori, ma che ci viene a fare a Napoli? Cioè, che viene a fare? Dice no, io ti porto il nuovo talento, che ne so, francese, per dire. Ce l'ho io sotto, non ti preoccupare, garantisco io, ma chi vi vuole? Chi vi vuole? Il Napoli fa bene ovviamente nella figura del presidente a star zitto in questo caso perché c'è uno scudetto in ballo e poi vedremo i sassolini dalla scarpa sì e quanti ce ne toglieremo. A noi potrebbe già andare bene, anzi a me andrà già bene alzare il tricolore e zittire tutta Italia, che poteva pensare che il Napoli comunque rompeva le scatole visto l'allenatore che aveva ingaggiato, però una cosa è pensarlo ad agosto e una cosa è vedere un Napoli che a 3 giornate dalla fine è a 3 punti sull'Inter che ha vinto contro il Barcellona e quindi acquista maggiore valore sicuramente ciò che stai facendo anche in campionato, visto che sei davanti all'Inter che ha battuto il Barcellona. E allora fatevi due conti, 1 più 1 fa sempre 2. Forza Presidente, non te ne curare, forza Napoli nella maniera più assoluta. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.